Amici di Pizza e Food, benvenuti dal vostro speciale inviato Francesco Zazzera. Oggi mi trovo a Lograto, in provincia di Brescia, nell'Alta Pianura Padana. Siamo in un paesino di sole 3.000 anime, di antichissime origini romane. Qui nel 1935 Francesco Metelli, in arte Cechi, fondò la prima azienda per produrre forni per pane. Da quegli anni ne sono passati tanti naturalmente e oggi Forni Cechi è una realtà straordinaria, nazionale ed internazionale. Allora venite con me per andare a scoprire i segreti di questa straordinaria realtà aziendale, oggi governata e comandata da Ugo Dall'Oglio e dai figli Andrea e Nicola Dall'Oglio. Negli anni 30 il pane era l'alimento fondamentale di ogni famiglia. Qui, nelle cascine bresciane, si usava cuocerlo in casa. La storia di Francesco Metelli e dell'azienda Cechi comincia proprio con i primi forni per pane destinati alle famiglie e costruiti in loco. Forni Cechi nasce da un'intuizione di Francesco Metelli, mio nonno, che a metà degli anni 30 ha cominciato a produrre e a costruire direttamente sul posto forni per pizzeria in mattoni refrattari. Inizialmente aveva già cominciato con suo padre a costruire forni per il pane nelle cascine della zona. Dopodiché, durante la sua esperienza in Meridione durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo aver appreso le tecniche di costruzione, le ha importate direttamente qui. Oggi invece la regina della tavola è la pizza in Italia e nel mondo. Per questo motivo il mercato di Forni Cechi abbraccia l'intero globo, come spiega Andrea Dall'Oglio, General Manager dell'azienda bresciana. Affermandosi il marchio e affermandosi anche il nome di Francesco Metelli, il numero di forni ha continuato ad aumentare continuamente per tutti gli anni successivi. E da un piccolo capannone che avevamo costruito dietro casa siamo arrivati adesso nella sede attuale, una sede di circa 10.000 metri quadri, nella quale produciamo un discreto numero di forni per pizzeria che esportiamo in tutto il mondo. Il forno, attrezzatura fondamentale per ottenere una pizza di qualità, è oggi supportato da una sofisticata tecnologia. Accanto alla legna, infatti, ha preso sempre più piede il bruciatore. Ma che cos'è un bruciatore? Lo racconta Ugo Dall'Oglio, amministratore unico di Forni Cechi. Il bruciatore nasce per sostituire la legna nel forno. È nata l'idea negli anni 80 perché c'era già il problema della fuliggine. Introducendo il bruciatore nel forno si mettono 3 pizze in più perché non c'è più il posto della legna e della cenere. Viene eliminata completamente la fuligine, che è una noia, e come consuma la metà rispetto alla legna. Ma un forno di qualità come deve essere prodotto? Che tipo di materiale deve essere utilizzato? Tutti i nostri forni nascono in modo artigianale. Noi facciamo fare espressamente da una fornace dei limbici ad alto contenuto di allumina. Il piano di lavoro è composto da limbici sempre refrattari, 50x50, altezza 6, in immersione nel cemento fuso. Ai lati abbiamo messo delle ganasce, dei freni, che non permettono al mattone di allargarsi e far la fuga. La cupola è composta tutta da mattoni refrattari pieni. Gli isolanti che utilizziamo sono di 6 tipi. Abbiamo la fibra ceramica, Cera 1060, gas beton, e esternamente il forno è appena tiepido. L'altezza interna varia dai 42 ai 45 cm, con un'altezza della bocca da 25 a 28 cm. Tutti i nostri forni nascono per la cottura a legna. Mediante l'inserimento del nostro bruciatore, che è una cosa eccezionale, il forno può andare a gas, può andare a legna o misto legna-gas. Il risultato della cottura è identico a quella a legna. Introducendo il bruciatore nel forno, ripeto, ci stanno le 3 pizze in più. Alla massima temperatura, cioè sabato e domenica, consuma 1,5 metri cubi di metano all'ora. Siamo intorno ai 70 centesimi di gas all'ora. Materiali di prima qualità e produzione artigianale sono aspetti fondamentali del prodotto Cechi, ma anche l'estetica è elemento importante e particolarmente curato dall'azienda bresciana. Con Lida Dall'Oglio, account manager di Forni Cechi. Qui siamo in una zona
di showroom di Forni Ciechi. Vogliamo raccontare un po' questi forni? Questi forni che, come possiamo vedere, sono molti e ben assortiti. Certo, tutti i nostri forni possono essere personalizzati direttamente, nel senso che noi offriamo la possibilità di prefinirli con diversi materiali, quindi possiamo rivestirli col classico mattone tradizionale, passando da un mosaico vetroso a una piastrella decorata interamente a mano, oppure al forno un po' più moderno, che è il forno rivestito con delle foglie che possono essere d'oro, e quindi, come quello che abbiamo visto esatto, prima, e quindi dipende un attimo dal cliente, quello che desidera, nel senso che il forno può essere posizionato già rivestito, oppure può essere montato senza rivestimento, e poi il cliente, in base all'arredamento del locale, può personalizzarlo a suo piacere. Rimane importante però per il lavoro del pizzaiolo conoscere il cuore di un forno. Eccolo. Il forno è contenuto all'interno di una struttura di metallo che può essere di varie forme, di varie dimensioni, al cui interno vengono posizionati prima di tutto gli isolanti. Si parla di fibra ceramica ecologica, calcestruzzo cellulare, fibra ceramica compressa, che garantiscono la tenuta del piano e quindi evitano completamente la dispersione di calore da sotto il forno, che è la parte più delicata e sensibile del forno, sul quale viene appoggiato il piano di cottura, che è un piano fatto interamente in limbici refrattari da 6 cm di spessore immersi nel cemento fuso, armato, e dopodiché sopra viene montata la struttura della cupola, viene il tutto nuovamente isolato con fibra ceramica e sopra viene fatta una gettata di contenimento di argilla espansa per tenere il tutto fermo. Qui possiamo vedere la sezione del piano. Questa è una carotata che è stata fatta per inserire il bruciatore all'interno, e lì c'è proprio il bruciatore installato. Il bruciatore può essere posizionato tranquillamente sulla destra o sulla sinistra a seconda delle esigenze di cottura. Bello, solido e personalizzabile, ma come utilizzarlo? Lo chiede a Nicola Dall'Olio, il direttore di Pizza and Food. Allora, tra gli elementi, la filosofia aziendale di Ciechi c'è certamente la qualità, ma se Nicola Dall'Olio dovesse dare un consiglio ai pizzaioli su come sfruttare un forno Ciechi per farlo rendere al massimo, che consiglio gli darebbe? Sicuramente, essendo prodotti artigianali, una cosa molto importante, è una regola aurea da osservare quando viene installato il nostro forno, è seguire le istruzioni di prima accensione. Il momento del rodaggio è sicuramente il momento più critico per la vita di un forno, quindi dalla messa in opera fino a 5-6 giorni successivi è importantissimo che il forno non subisca importanti sbalzi di temperatura. Questo cosa vuol dire? Che bisogna seguire una tabella che noi forniamo a tutti i nostri clienti, che indica come aumentare la temperatura nel modo più graduale possibile, in modo da permettere l'evaporazione di tutte le parti in cemento, che ovviamente contengono molta acqua, nel modo più lento e naturale possibile. Un errore in sede di rodaggio può portare a un'evaporazione troppo rapida e quindi provocare dei danni che non sono magari immediatamente visibili, ma che nel lungo andare possono provocare il malfunzionamento del forno. Seguendo correttamente le istruzioni, il forno dura dunque di più e consuma di meno, come puntualizza ancora Nicola Dall'Olio. È quello di sfruttare l'effettivo vantaggio che il gas comporta, ovvero la possibilità di consumare effettivamente solo la quantità di energia che io utilizzo per lavorare. Già come ha introdotto Ugo, infatti il bruciatore dà la possibilità di essere spento e adattato a seconda delle varie fasi delle reali necessità. Esatto, e quindi delle fasi di lavorazione. Chiaramente, come sanno benissimo tutti i pizzaioli, il lavoro dal lunedì al giovedì è completamente diverso dalla situazione lavorativa che si comincia a incontrare dal venerdì alla domenica. Quindi una cosa fondamentale per un forno è quello di essere adattabile e quindi di poter limitare al massimo i consumi nei momenti in cui la richiesta di produzione non è così elevata, ma di garantire comunque un'affidabilità totale anche nel momento in cui il forno è sempre carico e quindi in continua produzione. Continuiamo questa passeggiata all'interno dello showroom e parliamo anche di assistenza, che è un elemento fondamentale, anche se i forni sono belli fuori e belli dentro, raccontate voi, no? Nei vostri slogan. Sono sicuramente belli, sono sicuramente affidabili, ma come tutte le attrezzature necessiteranno di un minimo di manutenzione.
Sì, in realtà i nostri forni sono costruiti per durare, quindi mediamente la vita utile di un forno è di all'incirca 20 anni, che più o meno corrisponde alla vita media del mattone che lo compone. È quindi importante che il forno mantenga all'interno le sue proprietà più importanti, quindi avere un piano perfettamente liscio piuttosto che evitare completamente le perdite e le fughe di calore. Però chiaramente ha comunque un ciclo vitale come poi tutte le attrezzature. Per quanto riguarda l'aspetto della gestione del post vendita, quindi dell'assistenza tecnica, la nostra filosofia è quella di intervenire nel modo più rapido possibile. Nel momento in cui si dovesse verificare qualsiasi problema, principalmente può verificarsi per quanto riguarda le parti consumabili del bruciatore, noi garantiamo un intervento che, se non avviene nel giorno successivo, avviene quantomeno entro 2 giorni dalla segnalazione. Tradizione artigianale e spirito innovativo sono l'essenza del successo dell'azienda Cecchi, una struttura di 10.000 metri quadrati nella quale si producono ogni anno oltre 400 forni e bruciatori installati nelle pizzerie di tutto il mondo. Ma Cecchi è anche formazione, con un ampio laboratorio scuola nel quale si tengono regolarmente corsi di specializzazione. E di questo e molto altro parleremo ampiamente nella prossima puntata. Questo era solo uno dei 2 appuntamenti che avremo con Forni Cecchi. Torneremo qui a Lograto la prossima settimana. Ora restate con noi, c'è il Pizza TG dalla redazione e poi ci incontriamo ancora perché andremo a conoscere un'altra splendida realtà.